Vi è mai capitato il giorno, quello proprio che c'è voglia di qualcosa di zozzo, di qualcosa proprio che vi fa venire quel sorriso pazzesco, che proprio quando mentre mangiate assaporate e godete come dei matti. Beh, oggi facciamo una pasta fresca fatta con salsiccia, funghi secchi, tartufo nero e qua avvicinate e un po' di panna, poca però, poca. Burro chiarificato o burro normale, cipolotto fresco, pasta fresca, tipo bigoli, tipo pici, quello che volete voi, una pasta però che senza uovo, che abbia una bella consistenza, ignorante. Poi funghi secchi, ma porcini, quelli veri, non quei funghi secchi misti. Un po' di panna da zozzoni, parmigiano reggiano grana padano, basta che 24 mesi, salsiccia e poi il tartufo nero. Fondamentale, o sapete come la penso? Liberi da ogni problema, rilassatevi, state sereni, tranquilli. Prendiamo subito un pezzetto del burro, così, ecco qua, ci serve. Cioè, oggi è il giorno quello libero, è il giorno che dice, sai che c'è? Mi voglio fare del male, male nel senso del bene, perché riderai, sorriderai e godrai. Quindi, burro chiarificato, io lo uso molto, adesso voi che mi seguite lo avete visto, lo uso abbastanza spesso il burro chiarificato, il burro chiarificato per cucinare, perché mi piace, soprattutto quando faccio le carni, ci sta bene, è giusto. Che vedevo di? Lo trovo giusto. Facciamo sciogliere un po' il burro. Così. Cipollotto fresco. Guardate. Così. Lo prendo, lo affetto sottilmente. Che immaginate, voi dovete immaginare, quando state a cucinare, immaginate i sapori, i gusti. Burro, salsiccia, la cipolla ci sta bene, credo. Tu chiudi gli occhi e già stai a mangiare, già stesso ora dice che cucina a fa. Potresti pure non cucinare, mangi pensando, si può pure fare quella. Quindi cipollotto, guarda, così. Ma che faccio? La mia paura è che io metto il cipollotto prima della salsiccia e poi zacchete, mi frega la salsiccia che per farla bella rosolatina mi si brucia la cipolla. Quindi io invece che faccio? Prendo la salsicciotta, taglio tutto quanto così, vedi? La apro, bella, schiaccio in qua dentro, senti che rumorino? E già senti il burro, si sente, la salsiccia, si sente. Ne mettiamo un'altra, che fai? Ti fai guardare? Se volevo far guardare presso, ma mettiamola, no? Un'altra salsiccetta, così, ci sta, è bella, capito? Ah, yeah, bella di casa. Una paletta di quelle ignoranti che possono schiacciare, vedi, così, e la dispano, la spragnano. Sapete che cosa vuol dire spragnare? Ora ve lo spiego. E quando spragni, quando schiacci, così, la spragni, c'è presente una banana quando matura la schiacci, la spragni. Ok, ma mentre sto a fare sta cosa sto pensando altro, perché mica sono normale io. La sto ben sfragnando, cioè la sto disfacendo in qualche modo in maniera, che la sto rendendo a piccoli pezzettini, così. Profumo ci sta da morire. Così se c'è la cipolla, c'ho il problema che già mi si era bruciata la cipolla, vero? Bella che cosa, ma chi te manda? Ma chi te manda? Cipolla adesso, perché già l'abbiamo cotta un po', no? Quindi non abbiamo problemi. Tagliata sottile, la facciamo bene impregnare, capito? Del gusto della salsiccia. Poi tu che stai lì, abbassa un attimo il fuoco. Ci stanno i funghetti secchi? Che dicono i funghetti secchi? Che dicono i funghetti secchi? Acqua, acqua, vogliamo essere ammorbiditi. Quindi metti i funghetti secchi qua, aggiungo un po' di acqua calda, ok? Così. Questi si riprendono, diventano belli, cicciottelli, guarda. Li affuoghi un pochettino, guarda bei funghi, guarda, così. Li affuoghi, ho fatto un casino come al solito, li affuoghi un po' e questi si ammorbidiscono. Guarda, la cipolla sta andando. Mo, però tu immagina, una sfumata, gliela volevo dare. Allora, brandy, cognac, quell'altro come si chiama, Armagnac, e chi
chi vuole di più ce lo mette, come pare a te. Io però non ce l'ho e ho un goccetto, anzi ringrazio a un posto dove vado a sciare e dove mi fermo a farmi la medicina. Tu dici che medicina è? Questa. Mi è arrivato un boccione, vedete che ci sta dentro il pinomugo. Il pinomugo, vabbè, voi non ci avrete questa qua del bivacco, però ci avrete in cognac, qualsiasi, in calvados, qualsiasi cosa. Alzo il fuoco, gli diamo una sfumatina, meglio se c'è dalla fiamma, ecco qua, gli dà quel tocco diciamo di alcolico, profumato. Ok, è evaporato l'alcol, lo sentite al naso, la cipolla si è ammorbidita, aggiungo un po' di acqua di cottura, così, perfetta. Se volete, senza impegnarvi troppo, facciamo una cosa pazzesca. Il rosmarino è fantastico da tenere sul balcone perché vi serve, ci fate un sacco di roba, ok? E poi rinfresca, vuoi mettere che rinfresca? Sciacquatina, lo smog, l'inquinamento atmosferico e tutto il resto, quindi lo lavate e poi lo potete utilizzare. Lo trito il rosmarino perché così non ho problemi degli aghetti, che una volta io purtroppo ho uno shock, ho subito uno shock, mi è andato sulla gola e vi dirò ragazzi non si riusciva, tipo una spina di un pesce, non riuscivo più a toglierlo, quindi vi consiglio di fare questo lavoro, così tutti lo possono mangiare, a nessuno gli dà fastidio e non subite degli shock come ho subito io, così, metto dentro, altro goccetto d'acqua, così bene si fa, bella insaporita, vedete? Semplice, 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 senza inventarsi niente. Prendiamo i funghetti, tralala, un funghetto, due funghetti, guardate, aiaia, belli caldi, metto qua, strizziamo da una strizzatina, così, belli, danno quel gusto buono, ecco qua, così, gli diamo una tritata, così vanno un po' ovunque, insaporiscono bene, profumo è pazzesco, Di solito questi funghi, ve l'ho detto, fanno funghi secchi, ma che ci sta dentro? Sappiamo benissimo che il fungo più fumato è sicuramente il fungo porcino, quindi dovete prendere i funghi porcini secchi, costano un po' di più, ma con di meno fai più roba, cioè profumi di più, ce ne vogliono di meno per fare poi un buon gusto, sono più profumati. Tritato, così, un goccino di acqua, la fate un po' decantare, dei funghi. Bella, bella, sozza da morire, buona da morire, già lo sai che è buona, non ti devi inventare niente, capito? È perfetta, intanto da una spicciata a casa. Buttiamo la pasta, bella, se magna oggi, se magna, vado, 1, 2, 3, 4 e 5. Grano duro, è una pasta fresca di grano duro. Io ve lo consiglierei perché è già bella, è bello saporito, gustoso tutto quanto. Guardate qua. Un profumo da paura. Ma tu mi dirai, ma tutte queste ricette, Max, ma poi te le scordi? E che ho fatto a fare il libro? Sul libro racchiudo tutte queste ricette. Anzi, questo è il primo libro che è uscito. E quest'anno uscirà anche il secondo libro, una figata. Questo ci sono 120 ricette, a voglia a fare ricette, a voglia qua ricette con la salsiccia, con i funghi che ci stanno, ok? Quindi se volete divertirvi, là è fantastico, perché poi c'avete pure il QR code che andate e vedete la ricetta, non è un libro da leggere, tanto se mi guardate siete come me, a noi ci piace vedere, ok? Adesso come se fosse un caffè che lo andiamo a macchiare. Avete visto quanto ne ho messa? Un bicchierino, una tazzina di caffè, poca, guarda, così, bella, bella. Mo' sobbolle un pochettino, intanto tartufo, bello, lavato, pronto, nero. Allora, il tartufo nero, a differenza del tartufo bianco, che cosa si può fare? Si può anche cuocere. Allora noi che facciamo? Un po' grattugiato lo mettiamo qua dentro. Guardate che meraviglia. Se sta a venire voglia, allora il tartufo nero costa molto meno del tartufo bianco, quindi se ne può
utilizzare, non è una cosa proibitiva. Calcolate che un chilo di tartufo buono, nero, può arrivare a costare 300 euro, quindi 30 euro letto, a voglia a te a tartufo, insomma. Quello proprio stratosferico costa 900 euro, ma difficilmente, insomma, sui 300 euro un tartufo di questa qualità al chilo lo prendete senza nessun problema, quindi non è costosissimo. Se no, prendete il vasettino, quelli in salamoia e va bene lo stesso, o se no, detto tra me e voi, se ce ne voglia un goccetto d'olio al tartufo, è un po' forte però, ma appena con contagocce ci sta bene, buonissima questa pasta. Andiamo a vedere se stanno a cuocere, attenzione, non li rompiamo, vedi i nidini, eccoli qua, belli spaghetti, guardate belli, ah, belli, grossi, ignoranti, vedete? Così. Pepe nero, qua ci siamo dimenticati. Così, ecco qua. E mo' voglio assaggiare, se de sale è giusto, non ho messo sale. Però la mia esperienza mi dice che quando c'è il fungo secco e la salsiccia, sale, meglio di no. Infatti è perfetta. È perfetta. Poi dopo una bella grattata di parmigiano, sai come sta questa qua? Pecorino non ce lo vedo, più parmigiano o un grana padano. Non voglio fare discriminazioni. Adesso andiamo a vedere. Oh, ci siamo. Via, a noi ci piace così e si insaporisce qua dentro. Eccola qua. Bella. Bella di casa. Guarda qua. Che magnata che si fa oggi, ragazzi. Oddio, ho sbavato, ragazzi, mi è venuta un'acquolina proprio, vi giuro. Mamma mia. Da morire. Vedete? Piano piano. La facciamo bene bene insaporire. 2 minuti di cottura la facciamo fare qua dentro. Ah, guarda che spettacolo. Ti sta a venire voglia. Mi sa tanto tu oggi la vai subito a rifare, è vero? Oh, ci siamo, eh? Lasciamola un po' lenta che questa assorbe. Spengo il fuoco. Deve essere bella. La pasta fresca assorbe liquido, quindi lasciatela un po' morbida, bella morbida. Poi, parmigiano. Ritorno e ripete, anche un grana padano, va bene. L'importante, ragazzi, che cominciate a comprare il formaggio di 24 mesi. Se no è troppo morbido e troppo insapore quando è meno dei 24. Ci avete fatto caso? È buono da mangiare così. Guardate che roba, guardate spettacolo. Poi gli diamo due botte come si deve, The Sound of Love. La senti? È la sua, è la nostra. Guarda che crema. Bei piatti come piacciono a noi, belli acconditi, così, guardate, guarda, tartufo, rosmarino, così, che dà freschezza, e mo fate questa passeggiata, dai. Oh, mo io assaggio subito, così da assaggio qua dentro. E che fai? Ti privi? Non bevi niente? Io mi ci berrei una biretta. La biretta ci sta bene. Bicchiere ghiacciato come piace a noi. No, assolutamente sempre le nostre belle tradizioni. Tiè, guarda qua. Birrettina. C'ho questa birra Flea smoked. Smoked. Ok, ci prepariamo. Perfetta, ti ho la schiumetta. Vai. Poi, oddio mio, vado, non ci sta che più niente, perdonatemi ragazzi. Vado con un po' di qua, mangio qua in padella, che mi piace di più. Vai. Chi è? Guarda qua, guarda che cremosità. E poi questa è la parte più buona.
Mm, mm, mm. L'ho detto io. Mo non lo so che effetto fa, però è una droga. Cioè, sono quelle cose proprio che ti scatenano proprio dentro di te, proprio, che ne so, è erotica, è zozza, è porno. Mm, 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 mm. Quando prendi il funghettino, che te lo dico a fare? Indovina pure abile, vi sta bene, oh. Ragazzi, rifatela, è una bontà. Se non c'è del tartufo nero, sapete che cosa fare. O un olietto al tartufo che costa poco, lo trovate adesso di piccoli, poco, ok? Dai, buona, buona, buona. Oh, mi raccomando, iscrivetevi sempre, eh.